Ciao a tutti, buongiorno, come state? Dai, spero bene. Intanto grazie per ieri, perché ieri ho visto dei numeri pazzeschi, un sacco di gente connessa, mi fa molto piacere, eh, sono molto contento e anche un po', come dire, emozionato, perché ci pensavo poi ieri sera, studiare davanti a tante persone, sembra quasi mettersi un po' a nudo, l'avevo detto anche ieri, ma però la cosa mi diverte molto e anzi spero che sia anche utile per qualcuno di voi. Tra l'altro pensare che molti di voi siano lì con lo strumento in mano oppure anche solamente a guardare per interesse su come si può fare la musica, si può studiare, eccetera. È una cosa molto, molto bella e credo eh, così. Spero che sia utile, ecco, diciamo così. A me è utile studiare e quindi farlo davanti a tante persone poi non vedo quale sia il problema, insomma. Poi si studia per sbagliare sempre meno e nella fase di studio poi se si sbaglia pazienza, si corregge. Questa è tutta la nostra vita è passata, la passiamo con questo spirito. Quindi comunque grazie a tutti quelli che c'erano ieri e speriamo che oggi ce ne siano ancora di più ehm, per andare avanti nel nostro percorso. Anche perché di casa non si esce e questa è la cosa più importante, non usciamo di casa, ma stando a casa così possiamo anche solamente stare in compagnia può essere qualcosa di bello e di divertente. Tra l'altro alle 6 c'è il flash mob in tutta Italia, nei terrazzi, nei portoni, nei balconi dove possiamo fare musica e facciamola. Quindi alle 6 staccheremo, speriamo anche prima, così magari facciamo 5 minuti di pausa. Comunque alle 6 tutti sui balconi. Il titolo di questo secondo giorno ipotetico è trovare la consapevolezza del suono che ho oggi. Questo percorso è un percorso fatto un po', come dire, pensato un po' a ragnatela, no? Ogni giorno cerco degli stimoli tecnici per iniziare a ragionare su un problema, approfondirne un altro o finire o finirne un altro ancora. Quindi ogni giorno cerco di studiare qualcosa che appunto magari viene dal giorno precedente oppure che mi viene lì per lì e allora poi lo svilupperò nei giorni successivi. Si riparte, come abbiamo detto ieri, partiamo sempre dalle note lunghe. La nota lunga è la cosa più virtuosa, la qualità del suono parte dalla nota lunga è la cosa più importante perché è la nostra voce. E quindi un po' di note lunghe tutti i giorni, sempre, non fanno assolutamente male. Ieri abbiamo iniziato con dei suoni diversi su ogni corda, oggi invece magari conviene mischiarli e quindi fare già sulla stessa corda, dei valori diversi con dei suoni diversi, quindi piano, forte, 8 quarti piano, 8 quarti forte, 2 quarti piano e 4 quarti forte, tutto sulla stessa corda ma con suoni diversi e valori diversi. Ricordiamo sempre, come abbiamo detto ieri, che devo stare attento comunque sia a suddividere sempre l'arco in due parti o in quattro parti, in maniera da avere una distribuzione costante, una distribuzione che quando arrivo a metà della nota devo essere esattamente alla metà dell'arco. Questo è fondamentale per la gestione appunto della velocità dell'arco. Ricordate, ieri ho ragionato sul che cos'è il suono. Il suono è la velocità, la quantità e il peso.
Questo è molto importante. E quindi la gestione della velocità sempre metà della nota a metà dell'arco, questo è da tenere sempre presente. Uno, due, tre, quattro, metà, 7, 8, 1, 2, 3, 4, metà, 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 metà. Metà. Ecco, devo stare attento perché tante volte l'arcata veloce mi fa suonare più forte e l'arcata lenta mi fa suonare più piano. In realtà questo lo posso aiutare col punto di contatto. Se un'arcata è abbastanza veloce ma deve essere piano, conviene andare un pochino più verso la tastiera. Se un'arcata invece è veloce, deve essere un pochino più forte, posso avvicinarmi un pochino più al ponticello. Come dicevamo ieri, un altro mantra che serve per la nostra consapevolezza, consapevolezza è la parola più importante sempre, è l'arco dritto e perpendicolare alle corde, parallelo al ponticello, con tutti i crini. Già da ieri avete visto, io non ragionerei tanto sull'impostazione, non impostazione, cioè, ognuno può studiare con me per come è stato impostato, per come è messo sullo strumento, eccetera. È ovvio che ognuno poi ha un suo modo e un suo credo, diciamo così, ma lo scopo dello studio insieme, del lavoro insieme, il mio soprattutto per quello che mi riguarda, non è tanto il fatto di impostare qualcosa tutti uguali perché altrimenti non è possibile. Ci sono mille idee, mille scuole, ne parleremo se ce ne sarà occasione, ma credo che l'importante sia la consapevolezza di cosa serve studiare e perché. Questo è quello che mi spinge più di qualsiasi altra cosa a cercare ogni giorno, attraverso quei fondamentali di cui parlavamo ieri, appunto mi spinge ogni giorno a migliorare. Dopo le note lunghe, l'abbiamo detto, ci sono le scale, ieri abbiamo fatto Do maggiore e oggi facciamo Do minore.
Tonato. Ok, eccetera, eccetera. Avete visto che già oggi le diteggiature possono essere anche variate. Ieri vi ho detto, in generale io uso o flash oppure il più possibile in prima posizione e poi faccio le posizioni. E adesso mi è venuta un'altra diteggiatura che però insomma l'importante è che appunto che siano intonate. Stessa cosa per gli arpeggi. A tre, tutte legate. Così, questo può essere utile. Nel momento in cui, come abbiamo detto ieri, se ci convince la nostra intonazione e la nostra qualità del suono, possiamo andare avanti, altrimenti se sbagliamo qualcosa ripetiamo immediatamente solamente la cosa sbagliata con l'articolazione giusta e non passiamo avanti, quindi dobbiamo sempre stare con le orecchie aperte. Ovviamente, come abbiamo fatto ieri, terze, seste e ottave, quindi corde doppie sulle scale. No, scusate, è naturale, scusate. Avevo un po' paura per questo passaggio che ieri avevo sbagliato, infatti oggi sono stato un pochino più attento, vi ricordate? È già un po' meglio. Poi un po' di lavoro sull'arco. La guida del cambio di corda, vi ricordate ieri già abbiamo ragionato sul fatto che il cambio di corda veloce o il cambio di corda lento può essere gestito in due modi diversi. Nel cambio di corda veloce, qui già posso unire i due lavori, il cambio di corda veloce quindi col movimento del polso e il fatto di avere l'articolazione sempre forte della mano sinistra in un esercizio dove le dita dobbiamo tenerle il più giù sulla tastiera il più possibile. Questo può essere un esercizio utile per tutte e due le mani. Questo è abbastanza difficile perché tendo a toccare l'altra corda, quindi devo distanziare bene le dita e utilizzare il polso e le dita quando il cambio di corda è veloce. Questo non l'ho tenuto giù il secondo dito, ma sarebbe meglio tenerlo giù. Eccolo. Adesso il movimento è corretto.
così. Questo esercizio non è per niente facile, da gestire le quinte, da gestire le dita che rimangono giù nella tastiera, da gestire il fatto del cambio di corda veloce. Questo si può fare anche con altri colpi d'arco, ci sono altre variabili, tallone, la metà, la punta, vediamo un po' così, le variabili possibili possono essere queste. Scusate, questo può essere un colpo d'arco, questo è piuttosto utile perché lo troviamo spesso poi nel repertorio, anche questo. Da organizzare, sono abbastanza complicati. Questo colpo d'arco qui mi piace molto. Questo è molto utile per la distribuzione dell'arco, per avere il controllo esatto di due note contro una. Questo si può fare tallone, metà e la punta. Ho un altro lavoro che può essere interessante oggi come un approccio un pochino più consapevole, anche qui mischiando due problemi, uno quello dell'intonazione delle corde doppie e l'altro il cambio di corda nella nota lunga, il fatto di studiare le corde doppie sempre con spezzate e poi insieme. Con l'anticipo, abbiamo detto nella nota lunga, quando abbiamo note lente, il cambio di corda è gestito col movimento del braccio e non col movimento del polso e delle dita. Questo può essere abbastanza utile per gestire bene il cambio di corda lento e per l'intonazione delle corde doppie, un esercizio di questo genere. Tutte le corde. Scusate. In questo sento che il braccio diventa più aderente e l'intonazione migliora anche attraverso il fatto di tenere giù le dita di più.
Un altro esercizio è proprio quello di identificare esattamente la guida, cosa fa il braccio e cosa fa il polso. Questo può essere interessante, questo si può fare dalla metà alla punta o anche tutto l'arco, però deve essere abbastanza veloce. Questo mi fa gestire bene il movimento. Quindi il cambio di corda veloce è col polso. Col polso e con le dita. Corpi invece lento e col braccio. Questo sembra un esercizio facile, ma in realtà per avere l'emissione proprio esatta, ogni semicroma esatta, così la gestione del movimento deve essere più precisa. Meglio se lo rifaccio. Il problema non è tanto nel cambio di corda lento, ma è nel cambio di corda veloce. Adesso è meglio. Sì, se faccio metà arco non è così difficile, ma se faccio tutto l'arco diventa più difficile. Il rischio è che diventi così. Questo è pericoloso. Meglio? Meglio? È meglio? Sì, già mi sento meglio. La prima volta non era così buono questo cambio di corda veloce. Adesso nella gestione del movimento anch'io sto trovando più, come dire, più controllo. Questo è un esercizio che si può fare con tutte le corde doppie possibili, terze, seste, ottave, o con le corde vuote, ma l'importante è la gestione qua del movimento. Questo è importante, direi. Un altro esercizio che è più che altro una sorta di agilità del movimento che penso sia utile è il fatto di rifare la scala con agli estremi dell'arcata, ma senza toccare l'arco, senza toccare le corde, il più velocemente possibile.
andando contro l'arcata, io devo andare di corsa giù, posso anche fare giù, giù e su, su, ma posso anche fare su, giù, su. Questo è più facile, ma se facciamo come facevo prima, la gestione della distanza non è così facile. Questo è un esercizio proprio di agilità, ginnico, che però ogni tanto mi piace fare. Ovviamente anche se non tocco la corda, devo cercare di rimanere più o meno sullo stesso binario, come se suonassi. Ovviamente velocizzandolo poi dopo diventa sempre meglio. L'importante è questa gestione. Infatti sento il braccio che tante volte, non dovrei dirlo, ma per avere questa velocità sono un po', il braccio si irrigidisce un pochino. Lo faccio un'altra volta. Sì, forse era troppo veloce per quello. Sì, adesso è meglio. Sì, adesso è meglio. Sì, forse era troppo veloce prima e ho irrigidito un pochino il movimento. Non abbiamo ancora parlato dei movimenti veloci della mano sinistra. L'articolazione più veloce della mano sinistra che abbiamo è il trillo. E quindi adesso facciamo un esercizio, può essere fatto con qualsiasi nota, ma un esercizio dove la chiave di questo esercizio può essere il fatto sempre unire i due lavori, no? La destra con la sinistra. Trillando forte, l'abbiamo già detto ieri, l'articolazione della mano sinistra deve essere sempre forte. Trillando forte, io non devo far tremare l'arco, anche se suono piano. Questo è un controllo abbastanza efficace se lo facciamo bene delle due mani che lavorano in maniera diversa. E lo posso fare anche piano. Sì, avete visto, devo stare attento all'articolazione quando è l'ecrome e quando è il trillo. Ieri, forse qualcuno si ricorderà, abbiamo detto arco dritto, tutti i crini sempre in piedi e arco parallelo al ponticello e perpendicolare alle corde. Perché? Perché altrimenti basterebbe un pochino l'arco piegato che fa un altro suono oppure non suona per niente. Adesso facciamo proprio l'esempio esatto, uguale, della mano sinistra. Perché io dico sempre l'articolazione deve essere sempre forte? Per un motivo molto semplice. Io sto spingendo
al 50% della forza del dito. Il suono è brutto e stonato. Al 70% non è chiaro, è ancora stonato. Solamente col 100% della forza del dito io ho la nota perfetta e, se è nel punto di caduta esatto, intonata. Quindi non ci sono dubbi. Anche qui non, a me piace essere molto oggettivo in quelle che sono le convinzioni tecniche. Non c'è dubbio che il dito della mano sinistra articola col massimo del proprio peso, sempre. Questa è la prova provata. Attenzione però, questo ne parleremo poi anche più avanti. C'è un unico modo di articolare? No, ci sono due modi di articolare. Uno è l'articolazione più veloce possibile, dove io sento proprio la caduta quasi come un sasso lanciato con una fionda. L'altro è l'avvicinamento e premo. In tutti i due casi però io sfrutto il massimo della forza del dito, non della mano, dei muscoli della mano eccetera. È come se la mia mano fosse tagliata qui. Tutto il resto non lavora. Questo è importante. La tensione la creano i muscoli, invece l'articolazione della forza del dito non crea nessuna tensione. Quindi o la fionda o l'avvicinamento e la pressione, questo è la caduta della mano sinistra. Sempre così. Poi nei passaggi di posizione, quando mi servirà il portamento, eccetera, questa è un'altra storia. Sarà la storia del fatto di non alzare le dita dalla corda mentre si spostano, però ne parleremo più avanti. Oggi mi premeva, così come abbiamo fatto ieri, mettere dei fondamentali sul fatto che l'arco deve stare sempre dritto in piedi, così deve essere la caduta nella mano sinistra, col massimo della forza del dito, in due modi, o la fionda cosiddetta, oppure la pressione, e il risultato finale delle due cadute non cambia. Ecco, adesso è il momento delle domande, come abbiamo fatto ieri, e quindi vediamo se c'è qualcuno che ha qualche domanda da pormi. Dove comincio? Così e vado in su. Ok, allora, buon pomeriggio maestro, Alessia Lococo, ciao. Priscilla Panzeri, Diego Romani, eccolo. Rosaria, Mastro Simone, grazie Danilo, grazie a te. Cosimo, Martina, stai attenta, Ione, c'è anche Ione, Daniela, sto guardando il video, sono attentissima, sto guardando il video, ok. Ciao Matteo, un caro saluto. Martina, uè Matteone, dice Martina. Ciao Nicola Sangalletti, bene, ma voi vi vedete tra di voi chi c'è? Io no, vabbè, pazienza. Allora, Caterina Cioli, ciao Caterina, sante parole, in che senso? Vabbè, la prendo come un complimento, Lori Galati sta guardando io, Donatella guarda il video. Il terzo dito nelle ottave rimane giù? Il terzo dito nelle ottave rimane giù. Perché? No, direi di no. Già le ottave sono difficili da sole. No. A meno che noi non vogliamo tenere il più composto possibile la mano, ma la mano è già composta. Questo me lo chiede Irene Mambrini. No, direi di no. Già è composta se facciamo 1-4, facendo le ottave noi la mano deve stare composta per forza. No, direi di no. Cosimo chiede a Martina se sta studiando le ottave, sì, figuriamoci. Ciao Silvia Concas. Le dita si tengono giù il più possibile, anche nelle ottave, per me soprattutto perché il mio quarto dito fa pietà. Il quarto dito, Silvia, fa sempre pietà per tutti perché è il più piccolo. In realtà, sto benedetto quarto dito, anche ieri è venuto fuori la storia del quarto dito, in realtà se noi articoliamo con la forza del dito, il quarto dito è ovvio che è il più debole, ma è il più forte dal momento in cui può andare a prendere la forza da questo muscolo. Nessun altro dito ha dei muscoli che si allungano così tanto come quello del mignolo. Quindi se io, tra virgolette, vado a prendere la forza da questo muscolo, avrò molta più forza. Attenzione, questa è una cosa da non fare sempre.
Perché irrigidisce questo muscolo, abbiamo detto che usiamo solamente la forza del dito per articolare, proprio per non irrigidire. Però quando ci serve la forza, per il quarto dito, il quarto dito è l'unico che ha il proseguio del dito va a lavorare su un muscolo. Questo può essere utile quando serve, però certamente facciamo ginnastica con l'articolazione del quarto dito, il quarto dito lavorerà sempre meglio. Tiziana Sachs sta guardando il video, Cosimo, tu Ottavio le studi. Oggi, ieri c'era Marcello che faceva, oggi c'è Cosimo e Martina che cazzeggiano. Vabbè. Alessandro Salpietro, grandissimo chi? Anche sabato e domenica faccio le dirette. E certo, tanto non è che ho dei grandi impegni in questo periodo, e quindi sì, sì, 24 giorni di filata, me lo chiede Alessandro. Stupenda questa pagina con le dirette, grazie Alessandro. Yes, Silvia, in generale è sempre meglio tenere giù le dita. Eh, sì, però sulle ottave, quando io devo fare lo spostamento, tolgo anche l'1 e il 4 quando suonano e quindi tolgo anche il resto. Non sono molto convinto, dopo provo comunque. Clara, ciao, 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 ciao Clara. Matteo. Ecco, continua a casteggiare. Allora, Clara, volevo sapere se quando stiamo facendo uno degli esercizi si sbaglia, è meglio andare avanti e poi isolare il problema, fermarsi subito, correggere prima di continuare? Grazie. Clara, tu lo sai, per me è sempre meglio fermarsi subito, analizzare subito il problema, non fare una battuta prima, due battute, no, no, il problema, analizzarlo subito, isolarlo, risolverlo e poi andare avanti. È ovvio, se stiamo eseguendo non possiamo farlo, cioè se siamo in concerto non possiamo farlo, ma in fase di studio parlo come quello che stiamo facendo adesso, io mi fermo sempre. Avete visto anche prima, no? Se stono mi fermo. Non posso far finta di essere... cosa faccio finta? Le orecchie ce le abbiamo tutti. E quindi è questa sorta di pudore, no? Di cui dicevo che può essere un limite se studio davanti a altri. No, non ci deve essere, perché in realtà tutti sentiamo. Quindi o studio nella mia cameretta senza il giudizio di nessuno, attenzione però, arriverà il giorno che qualcuno ci giudicherà perché noi suoniamo davanti a una commissione, se suoniamo davanti a un pubblico, suoniamo davanti a una giuria, quindi prima lo facciamo meglio, e poi sbagliamo tutti. No, io per me un errore va subito isolato, cercare di capire subito il perché e risolverlo. Mai andare avanti, mai. Federico, stai regalando straordinari spunti di riflessione, grazie a te Federico. Questo esercizio è indicato nel libro, giusto? Sì, sì, io sto studiando, seguendo il mio libro, in realtà è quello che faccio quotidianamente, cioè la tecnica la studio attraverso il libro, dove c'è un sunto un po' di tutto. Vedrete poi nell'arco delle giornate che arriveremo alla fine che penso, spero di aver analizzato tutte le problematiche della tecnica, del modo di suonare e dello suonare in generale, e anche della musica forse solamente alla fine però. Quindi sì, sì, gli esercizi che faccio sono quello che uso come tecnica per tutti i giorni. Chiara, grazie, grazie a te. Questo è il secondo giorno del libro. Ciao Elisa, sì, questo è il secondo giorno del libro. Sara Martinez, ciao Sara, dalla Spagna Martinez, Quando siamo al tallone nei cambi di corda veloci ci vuole un grande controllo del peso col mignolo. Aiuta ad evitare lo sbilanciamento delle semicromie o soltanto il movimento del polso? Bella osservazione Sara. Allora, quando siamo al tallone in realtà tu sai che per me la presa dell'arco è con tutte e quattro le dita, quindi non penso solo al tallone che controbilancio perché mi cascherebbe dall'altra parte l'arco se non controbilancio col mignolo. In realtà io controbilancio col mignolo sempre, perché uso sempre la stessa forza, cioè 25% ogni dito sull'arco, sempre, sia che sia al tallone sia che sia alla punta. Quindi non starei a cambiare la mia situazione dal momento in cui durante tutta l'arcata la mia posizione, la mia impostazione non cambia, cioè tutte e quattro le dita tengono l'arco, tutte e quattro le dita trasmettono le informazioni all'arco, per la verità 5, perché 4 sono sopra e una sotto, ma anche quella sotto reagisce nello stesso modo, quindi mai moscia e mai allungata, si allunga quando mi serve allungare le dita.
Quindi in realtà il mignolo non mi cambia quando sono qui, perché il mignolo sta già lavorando per me lungo tutta l'arcata. Ione, Giulia Panchieri, Ale, ciao Giulia. Alice sta rispondendo. Sono Ferruccio, il cugino di Luca Ranieri, Danilo. Ciao Ferruccio, un abbraccione. Il cugino di Luca Ranieri, ma Luca Ranieri c'è o non c'è? Ma chi lo sa, mi aveva detto che forse c'era. Ciao Giulia. Ho visto che vi salutate tanto tra di voi, mi fa molto piacere, vuol dire che faccio anche una sorta di ufficio incontri qua. Non riesco a taggare le persone nei commenti. Elisa, e chi se ne frega? Zio, Giulia Panchieri, Elisa, premi su rispondi. Vabbè, quindi domande comunque basta? O cosa? Vabbè, parlate tra di voi, quindi mi sembra di aver capito. Ah, Alessia. Maestro, le dita devono essere forti anche quando si vibra? Assolutamente sì, perché sono due momenti completamente diversi. L'articolazione è una cosa, il vibrato è un'altra cosa. Quindi prima pensiamo all'articolazione, poi alla gestione del movimento del vibrato. Ne parleremo poi nei prossimi giorni del vibrato, ma certamente sono due cose completamente diverse. Esercizi di articolazione, quanti minuti farne? Silvia Concas, ciao Silvia. Non so come ho fatto, sia di articolazioni che di trilli, forse 10 minuti, un quarto d'ora, come ho fatto con la consapevolezza giusta di l'avvicinamento piuttosto che la fionda, però già un quarto d'ora di ginnastica al giorno funziona. Damiana Solinas, se il peso del dito blocca la mano, forse non ci siamo capiti. Il peso del dito non può bloccare la mano. Se io uso la forza del dito, il dito è indipendente dalla mano. Dopo ti faccio vedere, questo è importante però avere questa consapevolezza, perché altrimenti se io vado a prendere la forza dalla mano, irrigidisco tutta la mano, dopo 5 minuti ho la mano di marmo. Mm? Clara, grandissimo, grazie. Io ho studiato il violino, ma credo siano consigli molto importanti. Elisa, Alessandro. Ciao Alessandro, oh, ci sei anche oggi, grazie. Per me già da tempo il quarto dito è il più emancipato, è il primo dito che non si sta rivelando una gran meraviglia. Sai che succede anche a me ogni tanto? Noi pensiamo che il primo dito sia automatico, in realtà è fondamentale come riferimento, ovviamente perché è il più vicino al capotasto, e però bisogna stare attenti all'articolazione, perché se il capotasto è rigido, cioè dove io tocco nella tastiera, nel manico con la mano sinistra si indurisce, il primo dito non è così agile. E quindi hai ragione, l'osservazione che ha fatto Alessandro Tampieri, straordinario violista, che fai è giusta, bisogna stare attenti a questo. Se mi fa anche piacere che tu dici il mio quarto dito funziona, probabilmente l'hai lavorato talmente tanto che oggi è diventato il dito più funzionale, a parte che è anche psicologica la cosa, però può succedere. Vedo tra l'altro che ci sono parecchi violinisti, già ieri, eccetera. Allora, in onore dei violinisti e dei violoncellisti, oggi ho tirato fuori la maglietta giusta. Come vedete, questa è la maglietta che avevo fatto già un po' di tempo fa, ne ho anche altre, però oggi in onore loro, per chi non la legge, no, ma si legge, vero? Sì, dovrebbe leggersi, ecco. Questo è in onore dei violinisti e dei violoncellisti che sono qui con noi oggi. Direi che adesso tra un pochino basta domande, se no dopo non ci rimane più niente per rifare quello che volevo farvi rivedere. Per lo studio della suddivisione dell'arco, la prodonanza del suono, evitare vizi nello stesso, può essere utile registrare mentre si studia, così da notare anche minimi sbalzature di aritmie, Jenny, Gollotta. Tutto è utile, ascoltarsi va sempre bene. Sì, può essere utile. Forse è ancora più utile abituare le nostre orecchie ad ascoltarci in tempo reale, a giudicare in tempo reale, però sì, perché no, certamente. Maria Adelaide, dove posso trovare il libro? www.anteruggine.eu. Ciao Danilo, complimenti per l'iniziativa, Maurizio Battistini. Ciao Maurizio. Clara, io nelle ottave cerco di tenere rilassato il secondo e il terzo dito per dare più forza al primo e al quarto, è corretto? Oh, sì, oddio, anch'io se spingo con l'1 e il 4
il 2 e il 3 penso di non... Ma questo viene abbastanza automatico. Boh, sì, penso di sì. Nicolò Corsaro, salve maestro, quando stiamo studiando le scale per bicordi, soprattutto le terze, ogni volta che si fa la caduta di una terza può essere utile all'inizio far scendere prima un dito, prima il dito dell'altro. No, questo non mi piace. Ti spiego anche perché il risultato finale dall'articolazione, nella velocità soprattutto, è il fatto di buttare giù le due dita insieme. Tu puoi fare un lavoro, l'ho fatto prima, se l'hai visto, la costruzione della corda doppia passa dalle corde doppie spezzate, però il risultato finale è insieme. Anzi, ti dirò di più, in un bicordo o in un accordo, io parto sempre dalla costruzione della nota più difficile, cioè del dito più difficile. Questo come dito singolo. E poi intorno al dito difficile, quello più difficile, ci metto l'altro. Ma il risultato finale è che l'articolazione è assolutamente insieme. Anche perché se non le facciamo insieme, poi suoniamo legato, l'emissione sarà prima una nota poi l'altra. E quindi non lo consiglio come cosa. Come studio dell'intonazione sì, ma quando studiamo le corde doppie spezzate. Matteo? Che esercizi si possono fare per studiare la caduta delle dita senza rigidire la mano sinistra? Beh, i martelletti, l'abbiamo già fatto anche ieri, l'articolazione forte su note veloci, con qualsiasi note vicine, lontane, poi ne troveremo anche nei giorni successivi, ma il martelletto veloce con la consapevolezza della caduta forte, questo è, Matteo, è la cosa più utile. Tuge, buongiorno maestro, io ero quasi alla fine del libro e non ho cominciato con lei dal primo giorno. Grazie, bene, sono contento. Direi che ci sono... Basta domande? Sì, direi che basta domande. Volevo rifare per le domande che erano state fatte, proprio giusto 2 minuti, alcune cose per farmi capire meglio che cos'è l'articolazione forte. L'articolazione forte che io ho sfruttato in quell'esercizio dei trilli di prima è proprio questo, cioè questa è la fionda. E questo invece è l'avvicinamento e premo. È chiaro che questa gestione può essere molto utile. Io ho bisogno di studiare questa cosa, anche se sono convinto del fatto che il massimo del peso del dito sia sempre la missione giusta, ma quando è che uso uno e quando è che uso l'altra? Per me è sempre stato un problema la velocità, il fatto di avere una gestione veloce dell'articolazione. Oggi poi in realtà lavorando con l'articolazione veloce, con la fionda veloce, è diventato sempre meno un problema la velocità. L'articolazione veloce è questo. Infatti tante volte io faccio, anche ieri mi pare di averlo fatto, faccio l'articolazione solo con la mano sinistra che deve già suonare. Questo è importante. Attenzione però, non irrigidiamo la mano. Nel mio studio questo è abbastanza fondamentale. E poi c'è l'avvicinamento. Invece l'avvicinamento quando mi serve per esempio vibrare in maniera continua, io parto dall'avvicinamento e poi ci metto, ecco la domanda di prima, poi ci metto l'oscillazione. Il risultato finale però, attenzione, non è che una sfrutta l'altra, ma semplicemente l'articolazione o avvicinamento è un gesto, il vibrato è un altro gesto. Il risultato finale, non mischiamo mai questi due gesti, il risultato finale è il vibrato continuo. Questa è una delle cose più virtuose che ci sono, ok? Quindi abbiamo 3 cose virtuose e noi pensiamo che il virtuoso sia Paganini, eccetera. Già ieri ne avevamo trovate 2. Uno è la nota lunga e la gestione del suono sulla nota lunga. L'altro è
il cambio d'arco al tallone. Questa è la terza cosa, il vibrato continuo. Quando ragioneremo esplicitamente sul vibrato vedrete che verranno fuori delle cose simpatiche. Il finale di questa giornata su Do minore, abbiamo detto ieri, no? Per divertirsi un po' dopo tecniche, consapevolezza, controllo, bla bla bla, tutto quello che abbiamo detto, è il fatto di suonare un po'. E allora ci ho messo il secondo movimento di Christian Bach. Ecco, allora direi che basta così. Grazie a tutti per quelli che ci sono stati oggi per la prima volta, a quelli che sono tornati da ieri. Ci rivediamo domani alle 5 per chi vorrà, per chi si divertirà a stare insieme a me, a noi, a tutti quelli che stanno provando a studiare insieme. Stiamo provando a stare un po' insieme attraverso la musica. Adesso alle 6, flash mob tutto in terrazzo. Un bacione a tutti, ciao, a domani.